Il Dakota Building è un celebre edificio di New York situato nell'esclusivo contesto dell'Upper West Side di Manhattan. Fin dai suoi albori ha riscosso un successo strepitoso senza conoscere periodi di crisi. Nonostante il prezzo al metro quadro sia folle, all'interno del Dakota non c'è mai un appartamento vuoto. Nessuna unità rimane invenduta per più di un paio d'ore dall'immissione sul mercato. Eppure, la nomea di questa dimora ottocentesca in stile gotico non è delle migliori. Dall'avvistamento di numerosi spettri a quello di extraterrestri, dalla presunta evocazione di spiriti demoniaci al passaggio tra quelle mura di personaggi assai controversi, primo fra tutti l'esoterista Aleister Crowley, considerato fonte di ispirazione di buona parte del satanismo, nonché fondatore del moderno occultismo. Se quelle mura potessero parlare, ne racconterebbero tante, tutte da far accapponare la pelle. Il Dakota Building è uno dei più antichi ed esclusivi edifici residenziali di Manhattan. Il suo nome è legato a molte celebrità dello spettacolo che vi hanno abitato, tra cui Rudolf Nureyev, Leonard Bernstein, morto lì nel 1990, e John Lennon, quest'ultimo assassinato nel 1980 proprio davanti all'ingresso dell'edificio. L'edificio fu commissionato da Edward Cabot Clark, fondatore della Singer Sewing Machine Company, che ne affidò la progettazione allo studio dell'architetto Henry J. Hardenberg, già autore della prima serie dell'hotel Waldorf Astoria e in seguito del vicino Plaza. L'edificio fu costruito tra il 25 ottobre 1880 e il 27 ottobre 1884, ma l'origine dell'appellativo The Dakota non è chiara e la prima diffusione ufficiale al riguardo apparve soltanto in un quotidiano del 1933. Tuttavia, una leggenda popolare narra che il suo nome derivò dal fatto che al tempo in cui l'edificio venne costruito, l'Upper West Side di Manhattan era scarsamente abitato e quindi considerato remoto quanto il territorio del Dakota. Oppure è più probabile che il nome dell'edificio sia dovuto alla passione di Edward Cabot Clark per i nomi degli stati dell'Ovest degli Stati Uniti. A conferma del nome del palazzo, vi è comunque il fregio posto al centro del timpano nel prospetto affacciato sulla 72esima strada, che raffigura il volto di un nativo Dakota. Per l'epoca il concetto di condominio rappresentò un'assoluta quanto discussa novità, poiché a vivere in singoli appartamenti, spesso malsani e sovraffollati, erano soltanto le classi inferiori della popolazione, mentre l'alta società era solita risiedere in grandi abitazioni unifamiliari. Malgrado ciò, e a discapito della sua originaria posizione isolata e distante dalla frenesia del centro di Manhattan, il lussuoso edificio ebbe un grande successo di pubblico fin dal principio. Basti pensare che tutti gli appartamenti furono assegnati prima del suo completamento. Pur ottenendo questo strepitoso successo, le ingenti spese sostenute per la sua costruzione prosciugarono le finanze di Clark e dei suoi eredi, poiché egli morì improvvisamente prima della conclusione dei lavori. Ciò nonostante, il Dakota divenne il nuovo simbolo per l'alta società di New York, dove acquistare o quantomeno affittare un appartamento come residenza di città divenne sinonimo di status sociale. Tra i molti facoltosi personaggi dell'epoca che figurarono tra i primi inquilini si contano l'editore Gustav Schreimers e Theodore Steinway, erede del noto costruttore di pianoforti. Egli ebbe l'onore di ospitare nel suo appartamento al Dakota il celebre compositore Peter Tchaikovsky, giunto a New York nel 1890 per l'inaugurazione della Carnegie Hall. Con la costruzione del Dakota si avviò un crescente sviluppo edilizio nella zona circostante, che nei decenni successivi vide sorgere innumerevoli altri edifici residenziali di lusso e la pianificazione viaria delle strade vicine. Il Dakota continuò ad attrarre innumerevoli celebrità che scelsero di abitare al numero 1 di West 72nd Street, tra cui il già citato maestro Leonard Bernstein, l'attore Boris Karloff, le attrici Lauren Bacall, Julie Holliday e Judy Garland, la cantante Lisa Minnelli, il celebre ballerino Rudolf Nureyev e l'ex leader dei Beatles, John Lennon, con sua moglie Yoko Ono.
Analogamente a quanto accade in edifici simili, per abitare al Dakota Building non è sufficiente disporre soltanto di una notevole somma di denaro a garanzia, ma è necessario inoltrare anche una domanda al consiglio di gestione del condominio. Questi organi di amministrazione sono molto diffusi in tutti gli immobili cooperativi di un certo livello. Costituito da residenti dell'edificio, il consiglio si riserva di valutare l'idoneità o meno del richiedente che, in caso affermativo, dovrà versare l'importo dovuto per acquistare l'immobile divenendone coproprietario. Tra i richiedenti illustri respinti possiamo citare Billy Joel, Gene Simmons dei Kiss, Antonio Banderas, Cher, Madonna e Melanie Griffith. All'interno del Dakota sono severamente vietate intrusioni e riprese video o fotografiche per tutelare la riservatezza degli inquilini. Tuttavia l'edificio è stato scelto più volte come luogo di ambientazione di riprese cinematografiche. Il regista Roman Polanski filmò al Dakota gli esterni per il film Rosemary's Baby, Nastro rosso a New York del 1968. Tuttavia gli interni furono ricreati in studio. David Ames, il personaggio protagonista del film Vanilla Sky del 2001 di Cameron Crowe, risiede al Dakota, ma dell'edificio sono stati filmati soltanto gli esterni, mentre tutti gli interni sono stati riprodotti in studio. Nel film Chapter 27 del 2007, incentrato sull'omicidio di John Lennon, molte scene sono ambientate all'esterno dell'edificio. Nel 1968 il Dakota Building fu inserito nel National Historic Landmark e nel 1972 nell'albo della National Trust for Historic Preservation. Dal 1976 è stato dichiarato monumento nazionale. Il Dakota Building non è solo riconosciuto come il primo condominio esclusivo costruito a New York, ma nel corso dei decenni ha ospitato molti strani e inspiegabili fenomeni testimoniati spesso dai residenti dell'edificio, ma a volte anche da semplici ospiti. Il primo proprietario dell'edificio, Edward Cabot Clark, era un appassionato spiritista e nel corso degli anni spesso ospitava al Dakota sedute spiritiche per comunicare con i morti. Non è quindi sorprendente che molti spettri abbiano accettato di presentarsi e si presentano tutt'oggi lungo gli elaborati corridoi e le magnifiche stanze del Dakota Building. Joe Milesner è stato un professionista statunitense considerato come lo scenografo di maggior successo dell'era d'oro di Broadway ed è famoso per le scenografie di molte commedie dell'epoca, tra cui Morte di un commesso viaggiatore. Morì sulla strada appena fuori dal Dakota Building. Si trovava su un taxi ed è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Molti testimoni affermano di aver visto il suo fantasma sorridere, piangere, ridere e perfino salutare le persone che passavano per i corridoi dell'edificio. Per diverse settimane dopo la morte di Joe accaddero strani fenomeni nel seminterrato. Wilbur Ross, un banchiere che risiedeva in un appartamento del palazzo, fu convocato dal portiere spaventato, che gli riferì che una pesante pala per spalare la neve, che era appesa correttamente contro il muro nel seminterrato, aveva attraversato la stanza per diversi metri per poi atterrare al centro del pavimento. Una volta è successo anche che i sacchi dell'immondizia, ordinatamente impilati in attesa di essere raccolti, siano stati improvvisamente scaraventati attraverso la stanza senza alcuna spiegazione. Altre persone hanno testimoniato di aver visto un uomo che assomigliava al costruttore del palazzo, Edward Cabot Clark, sempre nel seminterrato. Tuttavia Clark non ha mai vissuto nel Dakota Building. Forse è proprio il suo spirito che infesta ancora oggi il palazzo, tenendo d'occhio il destino del suo edificio. Uno degli spiriti avvistati più di frequente è una donna che cammina per i corridoi piangendo. Si dice che questa donna potesse essere Elise Wesley, che era l'amministratrice immobiliare del Dakota Building dagli anni 30 agli anni 50. Elise dovette sopportare un enorme dolore durante la sua permanenza al Dakota, dopo che il suo giovane figlio fu travolto da un camion proprio fuori dall'edificio. È stato l'ultimo posto in cui Elise ha visto suo figlio vivo e anche dopo la sua morte continua a piangere per lui, cercandolo invano per i corridoi. Uno dei residenti che vive sotto l'appartamento vuoto spesso sentiva urla durante la notte
e il rumore di un oggetto pesante trascinato sul pavimento. I custodi, che successivamente hanno ispezionato l'appartamento, hanno detto che non c'erano segni di alcuna attività, ma hanno riferito di aver sentito uno strano freddo e un'intensa sensazione di essere osservati. Troviamo ulteriori resoconti di attività spettrali negli appartamenti del Dakota Building negli anni 60. Un operaio edile che si trovava all'interno dell'edificio ha dichiarato di aver visto una figura con il corpo di un uomo, ma il volto di un ragazzino, cioè il figlio di Elise, anch'egli che vagava per i corridoi alla ricerca di sua madre. Questo avveniva in concomitanza con la morte di un'altra famosa residente, l'attrice Judy Holliday. Anche altri muratori si sentivano come se fossero osservati da vicino, o forse erano semplicemente troppo rumorosi e avevano disturbato la quiete degli spiriti. I residenti affermano anche di aver visto una bambina vestita con abiti di un'altra epoca salutare e sorridere da alcune finestre inferiori. La ragazzina indossava un vestito giallo di taffetà, calze bianche e scarpe nere di vernice e si faceva riconoscere dagli operai. Li informava allegramente del suo compleanno per poi dirigersi lungo il corridoio e scomparire. A volte giocava con una palla rossa e la faceva rimbalzare lungo i corridoi del palazzo. Non molto tempo dopo, uno degli operai che lavorava nel palazzo è morto cadendo da un'impalcatura e rotolando giù per le scale. Una volta una donna che aspettava un amico nell'atrio vide la stessa ragazzina bionda entrare in quella che pensava fosse una stanza per poi scoprire che era solo un armadio. Roman Polanski girò nel 1967 il famoso film Rosemary's Baby, tratto dal romanzo di Ira Levin. Durante alcuni sopralluoghi al palazzo, dove Roman voleva assolutamente fosse ambientato il film, dipendenti della troupe incontrarono il fantasma di un ragazzo che sembrava avere circa 10 anni. Il ragazzo camminava su e giù per il corridoio in abiti antichi e improvvisamente l'ingresso assunse uno strano aspetto e un odore di muffa che i componenti della troupe non seppero spiegare. Questo ragazzo è stato visto in seguito in molte altre occasioni. Poco dopo aver terminato le scene del film, alla troupe iniziarono ad accadere molti fatti strani e inquietanti. Krzysztof Komeda, il compositore della colonna sonora, cadde in coma a causa di una caduta che gli aveva procurato un ematoma cerebrale. Trasportato in Polonia, suo paese natale, morì nel 1969, 4 giorni prima di compiere 38 anni. Anche il produttore del film, William Castle, lo stesso Roman Polanski, la moglie Sharon Tate e Mia Farrow, che nel film impersona Rosemary, tutti hanno avuto a che fare con episodi inquietanti e tragici. Coincidenze? Maledizioni? Forse. Ma di questo ne parleremo più avanti, quando affronteremo i misteriosi dettagli che circondano queste storie. Frederick Weinstein, che viveva nel Dakota Building con sua moglie Susanna, dichiarò di aver visto dalla strada le luci di un lampadario nel suo soggiorno e trovò questa visione molto strana perché lui non aveva lampadari in casa. Tuttavia, quando giunse nel suo appartamento, non c'era nulla che potesse spiegare ciò che aveva visto. Ma dopo un'ispezione più approfondita, notò dei fori intonacati nel soffitto, come se un lampadario fosse stato appeso lì molto tempo prima. E questo non è stato l'unico fenomeno strano vissuto dai Weinstein. Secondo quanto riferito, hanno visto e sentito molte cose inspiegabili durante la loro permanenza al Dakota Building. Un giorno Frederick si mise a giocare con i figli usando una tavola Ouija. Penso che tutti voi conoscete come funziona questa tavola, ma voglio darvi qui una velocissima spiegazione. La tavola Ouija è uno strumento diffusosi nella seconda metà dell'Ottocento che permetterebbe di ricevere messaggi dall'aldilà tramite l'utilizzo di una planchette in grado di spostarsi sulle lettere che compongono le risposte alle domande rivolte allo spirito di un defunto. Venne commercializzata per la prima volta dall'uomo d'affari americano Elijah Bond, che brevettò la planchette e la unì alla tavola con l'alfabeto stampato sopra. Un impiegato di Bond, William Fuld, riuscì ad avviare la propria attività di produzione della tavola e fu proprio lui a reinventarne la storia, associandola all'antico Egitto. Oggi i diritti della Ouija sono di proprietà del marchio statunitense Hasbro, casa editrice di molti giocattoli per bambini e bambine. Molto curioso per uno strumento dai presunti poteri paranormali.
Ma torniamo a quanto successo a Weinstein. Dopo che ebbe finito di giocare con i figli, Frederick sistemò in ordine le tessere con le lettere dell'alfabeto e le mise su una scaffale. Diversi giorni dopo, tuttavia, scoprì che 2 delle tessere erano entrate nelle tasche di un suo abito e una terza lettera la trovò nell'astuccio degli occhiali. Quando le prese per rimetterle a posto, vide che le 3 lettere erano una I, una C e una U, e la pronuncia inglese di queste lettere ha lo stesso suono della frase I see you. Frederick interpretò questo fenomeno come un messaggio rivolto a lui da qualche entità misteriosa che lo avvertiva: io ti vedo. Ma altri fenomeni ancora più sinistri, molto probabilmente paranormali, si sono verificati nel Dakota Building. Uno degli ascensori del palazzo ha dovuto subire continui interventi di manutenzione perché periodicamente le corde di questo ascensore presentavano continuamente tagli di coltello, come se una forza oscura si divertisse a sabotarle. Forza oscura perché non è mai stato trovato nessun arnese adatto a sabotare le corde dell'ascensore, e qualunque sia la causa di questi fenomeni è rimasta per sempre sconosciuta. Ma il fantasma più conosciuto di tutti e che ancora oggi vaga per i corridoi del Dakota Building è quello di John Lennon. Tutti voi penso sappiate come è stato ucciso John Lennon, ma di questo ne parleremo a fondo più avanti. Per ora soffermiamoci solo sul suo fantasma. La vedova di John Lennon, Yoko Ono, ha dichiarato pubblicamente che il fantasma di suo marito è ancora lì, e anche altri residenti del Dakota Building lo hanno confermato. Spesso l'ho sentito parlare e una volta lo ha addirittura visto seduto in casa sua davanti al pianoforte bianco della sala. La consolò dicendole di non avere paura e che lui era ancora lì con lei. Altri testimoni hanno raccontato di averlo visto camminare davanti all'arco dove è stato ucciso. Lo stesso Lennon, prima di morire, aveva raccontato spesso di aver visto una donna semitrasparente con i capelli ricci camminare lungo i corridoi. Lui la descrisse come la signora che piange. Ma anche la lista di morte associate ai misteriosi poteri di questo edificio è molto lunga. Si parte dallo stesso Edward Cabot Clark, il primo proprietario del Dakota Building. Alla fine del 1800 investì quasi tutto il suo patrimonio per la costruzione dell'edificio. Si parla di $1 milione dell'epoca. L'appartamento progettato per lui e la sua famiglia includeva addirittura pavimenti in argento sterling, ma purtroppo non riuscì mai a viverci perché 2 anni prima che l'edificio fosse completato morì inspiegabilmente, diventando la prima vittima ufficiale del Dakota. Seguì poi il compositore russo Peter Tchaikovsky, che chiese il permesso di trasferirsi nel suo appartamento prima che i lavori di costruzione fossero completati, ma purtroppo non ebbe molto tempo per godere il suo nuovo lussuoso ambiente, perché morì poco dopo in circostanze misteriose all'età di 53 anni. La causa della sua morte è stata oggetto di dibattito. Alcuni dicono che morì di colera dopo aver bevuto in un ristorante dell'acqua non bollita. Altri affermano che si è suicidato. Un'altra morte legata al Dakota Building è quella dell'attrice Judy Holliday, che trascorse lì gli ultimi anni di vita nell'appartamento numero 77, prima di morire di cancro nel 1965 all'età di 43 anni. Un'altra celebrità che incontrò una morte prematura fu l'attrice Judy Garland e la stessa Marilyn Monroe, che non risiedeva nel palazzo, ma che tra quelle mura realizzò un servizio fotografico. Ma in assoluto su questo lussuoso e misterioso palazzo newyorkese grava la maledizione più eclatante, quella legata al film Rosemary's Baby. Diretto da Roman Polanski nel 1968, il film racconta la storia di Rosemary, una donna incinta che scopre di essere stata manipolata per portare in grembo il figlio di Satana. È un'opera che scava nella natura umana, in una critica feroce del potere oscuro e incontrollabile che può insinuarsi nelle vite più innocenti. Rosemary's Baby è un film che esplora la paura, il male occulto, la vulnerabilità di chi si trova intrappolato in un mondo in cui il confine tra realtà e incubo si assottiglia. Primo film realizzato da Polanski negli Stati Uniti, è considerato una pietra miliare del cinema, soprattutto per la tensione psicologica enfatizzata da una regia naturalistica e per il trattamento del tema del satanismo,
che all'epoca aprì la strada a blockbuster come L'Esorcista del 1973 e Il Presagio del 1976. Nel 2001 l'American Film Institute lo ha inserito al 9° posto nella lista dei 100 film più coinvolgenti e avvincenti del cinema americano e nel 2014 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, in quanto giudicato di rilevante significato estetico, culturale e storico. Nel 2020 è stato introdotto nella Hall of Fame della Online Film and Television Association. Il Dakota Building è il grande protagonista di questo film, che racconta della nascita dell'Anticristo. Tuttavia, le riprese interne del film non furono mai girate nel palazzo. Questo perché entrare al Dakota è un privilegio riservato a pochi. Non importa quanti milioni si è pronti a spendere, se i residenti non vogliono, la porta rimane chiusa anche per le star di Hollywood. Roman Polanski voleva a tutti i costi il Dakota come scenario della sua pellicola, anche perché lo stesso romanzo di Ira Levin è chiaramente ambientato lì dentro. Il regista polacco però è stato costretto a ricreare gli interni del palazzo negli studi della Paramount a Los Angeles, a pochi chilometri da Cielo Drive. Proprio quella Cielo Drive in cui, un anno dopo, si sarebbe trasferito grazie al successo del suo film. Ma di cosa parla Rosemary's Baby? Il film racconta di un attore di nome Guy, marito di Rosemary, che sogna di sfondare a Hollywood, ma non ci riesce. Prometterà il ventre di sua moglie alla setta di satanisti che abitano nel palazzo in cui i neosposi si sono trasferiti. Consentirà a Satana di ingravidare la moglie al posto suo, in cambio del successo. Il tipico patto con il diavolo di derivazione goetiana, insomma, che come tutti i patti di quel tipo sono andati a buon fine, sempre che li si guardi solo superficialmente, dato che il biglietto da pagare ha un prezzo sempre molto alto, tipo barattare la propria anima o il proprio figlio. Comunque, Guy riesce a diventare una star, ciò che voleva più di ogni altra cosa. D'ora in avanti andrà tutto a gonfie vele, dice Guy a Rosemary alla fine del film. La Paramount ha accettato le mie proposte e ora anche la Universal mi vorrebbe. Ce ne andremo via da qui, prenderemo una villa a Beverly Hills con piscina, parco, tennis e tutto il resto e avremo un figlio, tanti figli. Ciò che più fa accapponare la pelle è che questa frase sembra predire il futuro del regista, che stranamente si chiama anche come un personaggio chiave del film, nonché personaggio chiave del satanismo intrinseco del film. Parliamo di Roman Castevet. Dopo Rosemary's Baby, Roman Polanski ha avuto lo stesso successo del marito di Rosemary. La Universal e la Paramount se lo sono contesi, ha preso una villa a Beverly Hills con piscina. Però, avremo un figlio, è la parte più inquietante della frase di Guy. Un anno dopo da quelle riprese, Charles Manson ha inviato gli accoliti della setta di cui era capo, la Family, a massacrare Sharon Tate nella sua villa a Cielo Drive. Sharon Tate era la moglie di Roman Polanski, colei che inoltre avrebbe dovuto interpretare Rosemary nel film. È stata la Paramount a imporsi per sostituirla con Mia Farrow, che allora era la giovane sposa di Frank Sinatra e quindi su tutte le prime pagine dei giornali. Oltre a Sharon Tate e a 4 ospiti che quella notte si trovavano nella casa di Polanski, la famiglia Manson ha ucciso anche il figlio che la moglie del regista portava in grembo. Sharon Tate era incinta, all'8° mese e mezzo di gravidanza e prossima a partorire. Tantissime e inquietanti coincidenze legano il film a ciò che è accaduto nella realtà. E tanti fili invisibili legano tra gli altri John Lennon, Marilyn Monroe, Mia Farrow, i Beach Boys e i Beatles. Ma gli oscuri legami con il Dakota Building non sono finiti qui. Prima di tutto dobbiamo tenere presente che in tutto il film il palazzo non è mai citato come Dakota Building, ma come Brantford. E anche qui scopriremo in seguito una cosa molto interessante e abbastanza inquietante. In una delle scene del film, Hutch, un caro amico di Rosemary, la mette in guardia parlando del Brantford. La chiamavano la casa del diavolo. Nel 1959 trovarono in uno scantinato il cadaverino di un neonato. Sentir parlare del cadaverino di un neonato in un film diretto da colui che un anno dopo si vedrà uccidere la moglie incinta di 8 mesi
Suona inquietante. Un altro passaggio è altrettanto inquietante e fa rabbrividire. Ascoltare nel film la storia di Adrian Marcato, l'esoterista che viveva in un appartamento del Brantford e che lì fu evocato un demone. Questo perché si dice che al Dakota l'esoterista Aleister Crowley abbia fatto la stessa cosa. Rosemary scoprirà che molti anni prima, mentre Adrian Marcato stava uscendo di casa, il satanista venne bersagliato dalla folla che voleva linciarlo. La gente lo voleva uccidere e nel film sentiamo la seguente battuta. Quasi lo fecero fuori nell'androne del Brantford. A questo punto Rosemary riflette proprio sul fatto che il tentato omicidio di Adrian Marcato non sia avvenuto all'interno del palazzo, ma all'ingresso, nell'androne. Lo ripete tra sé e sé nell'ingresso, non dentro, ma lì davanti. Queste parole sembrano una profezia di ciò che accadrà poco più di 10 anni dopo, quando John Lennon verrà ucciso proprio lì, all'ingresso del Dakota, non dentro, ma lì davanti. Sempre secondo Hutch, il Brantford è maledetto per una lunga serie di omicidi, suicidi e riti satanici. Quel nome, Brantford, era già presente nel libro di Ira Levin, di cui il film è la trasposizione. E anzi, quel nome era talmente importante da spingere lo stesso autore a scrivere alla rivista Time, che nel 1968 recensì l'adattamento cinematografico del suo libro in maniera entusiastica, ma macchiandosi di una colpa a suo avviso imperdonabile. Sono lieto dei vostri elogi per la versione cinematografica del mio libro Rosemary's Baby e inorridito dal vostro riferimento all'ambientazione di un condominio come Brantford piuttosto che Bramford. Ho scelto il nome in memoria dello scrittore Bram Stoker e rabbrividisco al pensiero che voi possiate aver offeso il suo bambino, che è ancora vivo. Lo sapete che lo è, e il cui nome è Dracula. Nel seminterrato del palazzo, Rosemary fa la conoscenza di Terry, una ragazza che un tempo era una tossicodipendente, una sbandata, che poi è tornata sulla retta via. Terry è riuscita a mettere la testa a posto grazie a Minnie e Roman Castevet, i due anziani vicini di Rosemary e Guy. Questi due filantropi hanno ospitato la ragazza in casa loro, togliendola dalla strada e ripulendola totalmente. Poco dopo l'incontro con Rosemary nel seminterrato, Terry si suicida, gettandosi da una finestra dell'appartamento dei Castevet. Nella scena del ritrovamento del cadavere si apprende che la ragazza si è gettata dalla finestra del 7° piano. Scopriamo così che i Castevet, come anche Rosemary e il marito, abitano quindi al 7° piano. Il 7° piano è lo stesso in cui abitava John Lennon. C'è una scena che, con il senno di poi, è davvero inquietante. Quando Rosemary e Guy arrivano all'ingresso del Dakota, trovano la polizia accanto al cadavere della ragazza che giace in un lago di sangue, proprio di fronte all'androne del palazzo dove Mark Chapman sparerà 10 anni dopo a John Lennon. La scena finale del film lascia inoltre aperta la strada a diverse interpretazioni. Rosemary oramai è in procinto di avere il bambino e a seguito di una crisi isterica causata dal fatto che lei si è resa conto della congiura nei suoi confronti, viene sedata e perde i sensi. Al suo risveglio Guy le dice che ha avuto il bambino, un maschietto, che però è nato morto. Tutti gli inquilini del Brantford a turno le stanno vicini e continuano a darle da bere pastiglie per tenerla intontita, ma quando lei smette di prenderle, a loro insaputa, finalmente si sveglia dal torpore e comincia a sentire il pianto di un neonato arrivare dall'appartamento accanto, quello dei Castevet. Si arma di coltello, scopre un passaggio segreto e vi si inoltra. Il cunicolo la porta nel soggiorno dei vicini, dove trova i condomini insieme a molte altre persone, tutti intenti a celebrare la nascita del figlio di Satana, il figlio che Guy ha scambiato per il successo. Rosemary scorge il bambino nella culla nera e si ritrae sconvolta da quella vista che viene negata allo spettatore. Il bambino non viene mostrato al pubblico, mai. L'effetto però è molto forte, perché ci si può immaginare cosa ci sia nella culla. Rosemary si avvicina alla culla e inizia a dondolarla dolcemente, cedendo ai suoi istinti materni, oppure cedendo agli ordini del demonio. Volutamente non è chiaro, ma questo finale lascia aperta la strada a diverse interpretazioni. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City.
Apparently, he was killed almost immediately. The man who shot John Lennon walked up to the musician as he was leaving his limousine. According to eyewitnesses, he said, "Mr. Lennon," and then fired at him point blank at least 5 times. Standing by now in New York with more details is ABC's Lynn Sher. Anni dopo un'altra icona di fama mondiale, John Lennon, perde la vita davanti al Dakota Building. Proprio come Polanski, Lennon, nelle sue canzoni, aveva criticato il male e l'odio nel mondo, lanciando messaggi di pace e amore. Entrambi, nelle loro opere, sembravano sfidare l'oscurità che aleggiava intorno alla loro epoca. Eppure quell'odio, quel male che loro stessi avevano denunciato e respinto, li ha perseguitati fino a trovarli entrambi. Nel dicembre 1980 Mark David Chapman aveva 25 anni e si era da poco licenziato da un posto di lavoro come guardia giurata. Era cresciuto con un padre che a suo dire era violento con la madre e anaffettivo nei suoi confronti. Dopo aver lasciato gli studi all'università aveva tentato il suicidio e per quello era stato ricoverato in un riparto psichiatrico. Alla fine degli anni 70 aveva sviluppato una serie di ossessioni. Quella per il giovane Holden, il romanzo di J.D. Salinger in cui si identificava, e quella per John Lennon. Da ragazzo era stato fan dei Beatles, ma per via del suo fanatismo cristiano aveva trovato offensive alcune dichiarazioni di Lennon su Dio. La sera dell'8 dicembre, poco prima delle 23, era fuori dal Dakota Building. Mentre Lennon e Yoko Ono tornavano a casa, chiamò Lennon e gli sparò contro 5 volte. 4 proiettili colpirono Lennon, che fu poi dichiarato morto al Roosevelt Hospital. Chapman fu arrestato sul luogo dell'omicidio davanti al Dakota Building, pochi minuti dopo aver sparato. Non aveva cercato di fuggire. Dopo gli spari, si era messo a leggere la copia del giovane Holden che aveva con sé. Nel processo che seguì furono diagnosticati a Chapman vari problemi psichiatrici. Lui si dichiarò colpevole dell'omicidio di Lennon e fu condannato a una pena fra i 20 anni di reclusione e l'ergastolo. Passati i 20 anni, dal 2000 ogni 2 anni, una commissione apposita può valutare se autorizzare o meno la sua scarcerazione. Finora, nonostante le richieste di Chapman, la libertà condizionata non gli è mai stata concessa. Oggi, nel 2024, Chapman ha 69 anni. Il Dakota non è mai stato un semplice edificio. Fin dalla sua costruzione ha esercitato un'influenza quasi mistica sui suoi residenti. Non si trattava solo di un luogo dove vivere, ma di un simbolo, l'altare di un culto tutto newyorkese. Gli inquilini del Dakota non erano semplici locatari, sembravano seguaci, membri di una sorta di setta, legati da una passione selvaggia e irrazionale che rasentava il fervore religioso. Questo luogo, con la sua architettura gotica e la sua atmosfera enigmatica, sembra possedere una personalità propria, stravagante e misteriosa. Più di un condominio, il Dakota dà l'impressione di essere una presenza vivente che respira, un'amante selvaggia e imprevedibile. Il suo abbraccio è irresistibile, anche se non può essere spiegato o previsto. È come se l'edificio stesso esercitasse una forza misteriosa, attirando chi vi entra in una relazione intima, inquietante eppure desiderata a ogni costo. Il Dakota non è diventato solo il simbolo della classe di New York, ma qualcosa di molto più profondo. Un luogo che incarna un culto, un fascino oscuro, che ancora oggi risuona nelle sue mura. La domanda sorge spontanea. Tra tutti questi fenomeni esiste una strana connessione o è solo una serie di coincidenze? Quando la vita e la morte sembrano intrecciarsi in luoghi simbolici e con tematiche ricorrenti, è difficile ignorare la sensazione che ci sia un filo oscuro che lega queste storie, come se l'ombra del male fosse sempre presente, pronta a colpire anche chi, come Polanski e Lennon, ha cercato di rivelarla al mondo.